Ciao a tutti e benvenuti su Mintitaro. Oggi vi presento carta per carta il mazzo Lenormand che mi è arrivato qualche giorno a casa e che si chiama Rote Oile, perché in quanto la mia versione appunto è tedesca, però lo trovate anche nella versione inglese con il nome Red Owl, che vuol dire appunto civetta rossa. È della casa editrice Urania, che è tedesca appunto, e ha creato come dire, tre versioni di mazzi Lenormand molto simili con qualche variante, e li ha chiamati appunto col nome del colore del retro. In questo caso abbiamo quello rosso, poi abbiamo la civetta bianca e la civetta blu. Io ho anche la civetta bianca, l'ho mostrata in un video precedente, di cui posterò il link. Prima di iniziare, per chi non mi conosce, mi presento, sono Minti di Minti Taro, sono una cartomante ed una tarologa, ma anche una coach specializzata in sviluppo intuitivo, nel senso che aiuto le persone a sviluppare appunto i propri doni intuitivi in modo ehm, da utilizzarli come una guida interiore nella vita di tutti i giorni. Ehm, Sono specializzata in percorsi di studio dei tarocchi di livello avanzato, di tipo professionale, e se volete contattarmi per avere più informazioni a riguardo, potete farlo tramite mail a mintitaro@gmail.com. Però adesso iniziamo. Dunque, questa è praticamente la scatoletta con cui arrivano, che è molto carina perché ha dei disegni ehm, di art déco, un po' come tutti quelli di queste tre versioni con i gufetti, con le civette. La taglia della scatolina, per farvi un attimo capire, insomma, questo è il mio dito, io le dita piccole direi che sono come sugli 8 centimetri, una cosa del genere. È una scatoletta molto semplice di cartoncino. Dentro trovate il libricino bianco con le istruzioni, il mio è in tedesco, ma come ho detto potete trovare la versione anche in inglese. E nel suo piccolo e ben fatto c'è una piccola storia delle carte, Lenormand, di come disporle come nella versione la stesa più ampia, no? Il Grand Tableau che utilizza 36 carte, e poi carta per carta i significati, e c'è anche un esempio di lettura, mi sembra. Sì. Ehm, Cosa volevo dirvi? Che nella versione appunto del gufetto rosso, Rote Oile, la casa editrice riprende dei disegni di un mazzo del 1800. Ovviamente la leggenda è che Mademoiselle Lenormand utilizzasse le carte, che queste fossero le carte che fossero state ritrovate nei suoi appartamenti alla sua morte, però ora come ora si sa che in realtà la Mademoiselle Lenormand non utilizzasse queste carte, che sono state, diciamo, create dopo la sua morte, chiamate Lenormand per motivi di marketing. Comunque sicuramente ha ehm, dei disegni del 1800, così, quindi sono dei disegni che riprendono appunto un mazzo proprio originario dell'epoca, e quindi sono molto carine per questo. Io le amo molto anche perché hanno queste piccole messaggi. Ogni carta ha ha la sua frase che riprende un po' appunto il significato della carta, no? Sapete che le carte Lenormand hanno comunque molti significati, non possono essere racchiusi in una
in una frase, però le trovo molto molto carine, con questa, e sono pure in rima, quindi adesso non me le fate tradurre, però qui parla di notizie, di un, appunto, un cavaliere che arriva con delle novità che andranno conosciute, insomma, si sapranno. Qui avete il numero della carta, qui avete un logo semplicemente e qui vedete c'è il cavaliere. Poi abbiamo il numero 2 che è il trifoglio, non è il quadrifoglio, è il trifoglio. Poi avete la nave, numero 3. La casa, vedete che è una bellissima casa di proprietà che effettivamente è tipica del nord Europa. Questo è l'albero, numero 5. Queste sono le nuvole, numero 6, che fondamentalmente ha una piccola collina con degli alberi per dare un po' di prospettiva. Poi abbiamo il serpente, il numero 7. Rispetto ad altri mazzi delle carte del Normanno, vediamo che qui mancano proprio ehm, i simboli delle carte da gioco, no? Qui ci dovrebbe essere una donna, per esempio, quindi mancano i corrispondenti delle carte da gioco francesi. Questa è la bara. Questo è il mazzo di fiori. Questa è la falce. Questa è la scopa slash non mi ricordo il nome in italiano. Insomma, comunque fa male. Poi abbiamo gli uccelli. Qui abbiamo due civette o due gufi. Poi abbiamo il bambino, numero 13. Poi abbiamo la volpe. Poi abbiamo l'orso, le stelle. Sono dei disegni molto puliti, secondo me, con dei colori molto ehm, leggeri. Queste sono le cicogne, il cane, tendenzialmente un po' sul marroncino grigio, la torre, il giardino, la montagna, il bivio, vedete con la direzione qua, i topi, il cuore,
l'anello, il libro. In realtà mi sembra che siano gli stessi disegni più o meno dell'altro che ho io, quello del gufo bianco, che però sono stati ehm, riprodotti in acquarello. Questa è la lettera. Questo è il gentiluomo, la gentildonna. Questi sono i gigli. Questo è il sole. Questa è la luna. Questa è la chiave. Questi sono i pesci. L'ancora. E l'ultima che è la croce. Io lo consiglio piccolino come tutte le carte Lenormand perché devono essere posizionate idealmente in una stesa molto grande come il Grand Tableau e quindi ovviamente sono piccole, ma per me che ho le mani piccole vanno benissimo appunto perché riesco a mischiarle molto facilmente. Bene, se avete domande, comunque nel link della descrizione vi lascio il nome preciso di questo mazzo. Se avete domande, se lo avete, fatemi sapere come vi trovate nei commenti del video. Se vi è piaciuto vi invito a mettere il like, a condividerlo con altre persone che possono essere interessate a vederlo, mi farebbe molto piacere, farebbe crescere il canale. Bene, e noi ci vediamo presto. Ciao!